faccia suonare il mare. Io sono cresciuto a Roma, una città abbastanza lontana dal mare, nonostante i romani dicano che il mare c'è a Roma, e per tanti anni ho avuto una vita caratterizzata da uffici e farmacie fondamentalmente. E mi sono bagnato con l'acqua salata e, come si dice, non ci si asciuga più. Ho cominciato a navigare dal 2016 e un mese l'anno di ferie non mi bastava. Non mi bastava perché la navigazione a vela ha bisogno dei suoi tempi, ha bisogno dei suoi spazi, ha bisogno dei suoi pensieri. Così ho deciso che 11 mesi di lavoro e uno di navigazione non erano sufficienti e ho pensato di fare il contrario, di buttarmi completamente nel mare accettando il rischio di cascarci dentro e affogarci. Questa vicinanza con una dimensione estetica meravigliosa è stata un'attrazione che lì per lì era caratterizzata dalla dimensione mare ed è stata poi caratterizzata nei 5 anni, 6 anni successivi, e il cambiamento è stato proprio non essere più in grado di fare a meno di frequentare questa bellezza tutti i giorni. Ho deciso che la bellezza avrebbe dovuto caratterizzare le mie giornate interamente. Oltre ad essere un farmacista, nella mia vita una parte della mia personalità era caratterizzata dalla musica. Nel mio cambio di passo, nel voler dare spazio a un'anima più dedicata alla bellezza, la musica ha preso anche lì il sopravvento, ha cominciato a rivolere indietro quegli spazi. Trasferendomi in barca come musicista oltre che marinaio, ho portato tutti gli strumenti a bordo e ho iniziato questo percorso che ha preso il nome spontaneamente di Onde Sonore. Onde Sonore è un progetto che nasce anche lui per serendipità, perché nel 2020 lo scopo era ospitare musicisti, fare un tratto della costa italiana nel viaggio che voleva partire da Roma e arrivare a Palermo, e ho pensato di ospitare un musicista, registrare un brano e farlo scendere alla tappa successiva dove sarebbe salito un altro musicista. È stata un'esperienza molto bella, che già si chiamava Onde Sonore in questa prima edizione perché voleva riprendere il fatto di suonare sulle onde, sul mare, con un nome da una parte banale ma dall'altra molto caratterizzato dall'ambiente marino. E mentre registravo con i microfoni ambientali per prendere anche una seconda presa della voce, degli strumenti, per caso ho scoperto che il mare entrava nei microfoni. E da lì il virus di cercare di far sentire la voce del mare, di cercare di portare in auge quella che era l'espressione della natura, mi ha aiutato molto una persona, Federico Ortica. Il progetto si è sviluppato grazie alle sue competenze e grazie anche alla mia curiosità, perché ho questa sensazione che lasciare le anime altrui entrare nei tuoi percorsi ti arricchisce per forza di cose, nonostante poi si impari anche a essere solitari e a essere autonomi. E grazie a lui il progetto è diventato far parlare il mare attraverso la musica. In questo progetto di Onde Sonore è stato molto interessante vedere come navigare, traslarsi abbia avuto il suo perché un musicista normalmente è abituato a suonare in luoghi statici o comunque a cambiare scenografie, ma a portarsi dietro un set. Suonare su una barca a vela mi ha dato la possibilità, ed era esattamente lo scopo, di andare a toccare diversi ambienti, tra l'altro ambienti sonori, dei soundscape che facevano proprio parte
delle registrazioni, e sentire la differenza di rumore della risacca, se siamo passati davanti a una scogliera o se siamo passati davanti a una spiaggia. Arrivare in una Sardegna dove abbiamo scoperto che i delfini nuotano liberamente anche all'interno dei porti, e ancorati alle 6 di mattina dopo la traversata dalla Sicilia mettiamo i microfoni in acqua e sentiamo i delfini. Tutte cose che in maniera casuale hanno caratterizzato e hanno formato un concerto che si sviluppa come un divenire. Non è un racconto statico della navigazione, ma è esattamente una navigazione con una partenza, un momento di crisi, se vogliamo chiamarla così, che è la tempesta, caratterizzata da venti, onde che scrosciano. Ho cominciato a dare i nomi alle tracce come le avevamo suonate in un live e mi sono accorto che era esattamente questo: una partenza, una navigazione, una crisi, una risoluzione, un arrivo. Arrivati a questo punto con Onde Sonore, il progetto va non solo avanti, per quanto mi riguarda, per le mie aspettative, sta esplodendo. Finalmente sto facendo esattamente quello che è l'espressione della mia anima musicale. Volevo entrare in una comunione intima con il mare e sentirmi a casa. Quindi per me navigare è stato ed è la dimostrazione che sono vivo, che sono al timone delle mie giornate. Suonare adesso, esprimere il mare è altrettanto importante, e ho deciso, non come ritirata ma come ulteriore espansione di questo universo comunicativo e soprattutto di questo universo di ricerca e di indagine, ho deciso di allentare la parte in cui io sto per mare 6-7 mesi l'anno, e di allargare quella in cui invece sono al sicuro nei termini per cui non mi devo preoccupare se l'ancora tiene, se devo spostare la barca, se le vele si rompono, se c'è qualcosa che caratterizza la sopravvivenza della persona per mare, e dedicarmi invece all'introspezione. L'introspezione mia personale, che non ha sicuramente fine e non voglio che abbia fine perché è una parte importante della ricerca, ma l'introspezione della parte comunicativa musicale. Ho bisogno di essere più statico e di ricercare invece all'interno dell'espressione sonora, della ricerca sempre col mare, il mare che per quanto io cerchi di capire, anzi per quanto mi sforzi di capire se è effettivamente una dimensione necessaria a Onde Sonore, ho capito che effettivamente sì, perché caratterizza, come se dicessi il mio colore preferito è il giallo, ecco, il mio posto preferito è il mare.